Ciao a tutti, ben ritrovati. Abbiamo visto in 2 video le avversità delle piante, come prevenire, come diagnosticare, ma soprattutto come curare le nostre piante affinché abbiano un sviluppo, un rigoglio massimo per la nostra soddisfazione. Nonostante le nostre amorevoli e spesso competenti cure, alcune piante vanno in crisi, si ammalano o addirittura muoiono. Questo non ci deve scoraggiare perché può capitare a tutti, anche ai migliori coltivatori muoiono le piante, e anzi ci deve stimolare a riflettere su quali possono essere stati i nostri errori e a vedere se è possibile rimediare. Oggi facciamo il caso concreto di una orchidea che è andata in crisi, vedete che ha buona parte dell'apparato radicale morto, cerchiamo di recuperarla facendo un rinvaso. Dobbiamo dotarci di attrezzatura adeguata, soprattutto pulita e affilata e sterilizzata. Io normalmente utilizzo il passaggio sulla fiamma, ma va bene anche una soluzione alcolica o qualunque altro tipo di disinfettante per le forbici. Anche il vaso, se non fosse nuovo, va lavato bene e possibilmente sterilizzato. E poi vedete qui che io utilizzerò per questo rinvaso esclusivamente la argilla espansa. Questo è un prodotto assolutamente naturale, è un'argilla che viene cotta ad alte temperature e con un processo particolare si espande, determinando quindi la comparsa di molti pori al suo interno. È un materiale molto interessante, lo vedremo anche nell'ambito dei bonsai, ma in questo caso, come dicevo, lo usiamo espressamente per le orchidee. Le orchidee sappiamo che sono piante epifite, quindi vivono sopra gli alberi, hanno le radici esposte, desiderano essere molto aerate le radici, nonostante tutto devono ricevere il giusto grado di umidità e di nutrimento. Procediamo concretamente. Innanzitutto estraiamo la pianta dal suo vaso originario, cercando il più possibile di rispettarla, ma togliamo questo tutore, che può essere anche lui vettore di malattia se lo riproponessimo. Togliamo tutto il vecchio terriccio e lo butteremo, visto che si tratta di materiale naturale. Questa è una corteccia, può essere sparso sul giardino, direi non sul compost, perché in qualche modo le infezioni contenute in questo substrato potrebbero essere poi trasmesse a tutto il nostro materiale di compostaggio. Ecco, abbiamo liberato la pianta da tutto il suo vecchio terriccio, lo eliminiamo e poi passiamo a tagliare con le forbici tutte le parti morte. L'appoggiamo momentaneamente qui, cerchiamo di recuperare tutto il terriccio esausto. Quindi tutto questo andrà allontanato e buttato. Ci procuriamo il nuovo vaso, lo riempiamo, magari se è possibile la pezzatura più grossa verso il fondo, quella medio piccola stando a livello dell'apparato radicale. Cominciamo già a inserire la pianta perché prima vi ho detto che dobbiamo rimuovere le radici. Anche questo ex stelo fiorifero va tagliato. Questo invece lo lasciamo, sia perché ha su ancora dei bei fiori, sia perché vi farò vedere che ha addirittura un germoglio che può dare origine o a nuovi fiori o a un cosiddetto keiki. I keiki sono delle pianticelle che nascono sopra gli steli fiorali, che poi emettono addirittura le radichette e si possono così ottenere nuove piante da questi piccoli germogli. Proseguo nel
rimozione delle radici morte. A volte la mano è quella che arriva nei punti più difficili. Direi che abbiamo raggiunto già un buon livello di pulizia. Per fortuna la pianta ha conservato alcune radici sane e noi cerchiamo di fare leva su queste per ottenere la ripresa della pianticella. Allora, abbiamo detto che adesso andremo a rimuovere, a gettare tutti questi scarti di vegetazione. Invece qui abbiamo il nostro vaso, lo riprendiamo, inseriamo la pianta facendo in modo che la radice vada il più possibile, le radici vadano il più possibile distribuite all'interno del substrato. Vedete che io questo vaso l'ho dotato, non solo ha molti fori nella parte inferiore per l'aerazione, ma l'ho anche forato con un ferro rovente in modo che abbia tantissime possibilità di ingresso dell'aria. Adesso anche solo con le mani possiamo riempire il vaso con l'argilla. Quali possono essere state le cause di questa crisi della pianta? Probabilmente bagnata in modo eccessivo, soprattutto magari lasciando il ristagno d'acqua. Lo vedremo adesso, vi farò vedere qual è l'errore da evitare. Potrebbe essere stata esposta a correnti d'aria e quindi ricevere quelle cure non ottimali che poi determinano la crisi e la malattia. Siamo arrivati alla fine, riempiamo pure bene, perché adesso vi farò vedere una pianticella che giusto quest'estate ho trattato esattamente in questo modo e che si è ripresa molto bene. Allora, adesso vediamo che la pianta, avendo poche radici, soprattutto avendo le radici che non si sono ancora aggrappate al vaso, non si sono sviluppate, non sta correttamente eretta. Allora possiamo prendere un nuovo tutore, anche lui o nuovo o pulito e disinfettato, e aiutare la pianticella a rimanere nella posizione giusta. Ecco, vedete che l'argilla espansa riesce a sostenere bene anche questo tipo di infiorescenza. Qui c'è una puntina che intendo tagliare in modo da avere, e vedete che il risultato direi che è molto buono. La pianta deve stare, ovviamente dovete avere la sensazione che la pianta sia ferma, ben ferma nel vaso, che abbia la giusta quantità di argilla espansa. L'argilla adesso vedete che è umida, poi abbiamo appena tagliato alcune radici, quindi andremo a lasciarla asciugare da sola per alcuni giorni, 2-3 giorni, dopodiché procederemo alla corretta irrigazione mediante lo spruzzino che vi ho già fatto vedere in altri video. Come vi dicevo, questo è l'esempio di una pianta molto simile a questa che quest'estate ho recuperato. Vedete le nuove radici come si sviluppano anche sopra l'argilla espansa. Vedete qui due nuovi getti fioriferi che stanno sviluppandosi e le radici ben sviluppate anche da questa parte, praticamente in modo quasi radiale. Questa è una nuova foglia, vedete come è lucida, molto bella. La pianta è assolutamente adesso ben ancorata e quindi solo in questo momento decide di fare i fiori. Se non otteniamo questo risultato di una buona vegetazione, di un buon ancoraggio della pianta
al suo substrato, difficilmente la pianta farà nuovi fiori. Possiamo, una volta posizionata in casa, sappiamo che è una Phalaenopsis che quindi ha bisogno di caldo, metterla in un ambiente caldo, possiamo irrigarla regolarmente, lasciando sotto il sottovaso per evitare di bagnare nella casa, però non lasciare mai l'acqua dentro il sottovaso. Quindi se per caso la pianta sgronda un po' di acqua e la fa defluire nel sottovaso, ricordiamoci di rimuoverla, perché diversamente andremo incontro ancora al marciume radicale. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto al prossimo video. Ciao a tutti.